All'inizio di settembre 2007, l'Arabia Saudita cerca di sfondare verso l'Iraq, puntando alla città di Baghdad. In Est Europa, la distanza tra la Bielorussia e il fronte è sempre più lontano. Ciò sottolinea gli impegni fatti dai paesi del GDA e dell'Europa in tutti questi anni. Nel Golfo Persico sono stati inutili gli sforzi per avere una posizione di vantaggio contro l'orda zombie, ma non sono previsti nuovi collegamenti con l'Arabia. La Crimea viene occupata dall'orda zombie, creando un devasto di tutte le città presenti nella zona. Le truppe ucraine si ritirano al nord, anche se con le mani legate a causa del ritorno dell'orda zombie nei confini con la Bielorussia. Negli anni, il territorio dell'orda zombie è diminuito, cresciuto, ripetendosi fino alla nausea. Questa volta sta crescendo, ma molto peggio rispetto ad altri tempi. La Russia fa pressioni sulla Finlandia per il supporto alle truppe e la Cina sta perdendo il Pakistan. L'orda zombie rompe la linea in Crimea. Per la seconda volta si concentra sull'evitare il passaggio delle orde zombie in Romania, causando una grande sconfitta per le sezioni della coalizione internazionale. Agli inizi di novembre, però, il trend cambia, portando il collegamento tra Cina e Arabia e la controoffensiva verso la Crimea, riportando le truppe del GDA verso Sebastopoli. Con l'arrivo del 2008, il mondo passa da sperare nei cambiamenti a chiedere dei cambiamenti, a partire dal cambiamento di leadership. Il mondo inizia a lamentarsi. Critica la Russia che non riesce ad avanzare verso la Siberia e alla Cina, che così grande e potente come si crede non riesce a gestire dei fronti. Il mondo e i media guardano agli Stati Uniti, la lotta elettorale tra Barack Obama e John McCain che si svolgerà a novembre. Barack Obama è quello più favorito dal popolo statunitense. La sua campagna elettorale è basata non solo sulle promesse di un paese migliore, ma anche sulla risposta ad una semplice domanda. Possiamo sconfiggere l'orda zombie? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. A febbraio, la Siberia attacca dopo mesi di interruzione e la parte cinese del Golfo resiste grazie al supporto dei paesi vicini. Nel frattempo, il Kosovo ottiene l'indipendenza, come il Montenegro tempo prima. In Est Europa, l'attacco continua e gli arabi sono vicini a Teheran. Con le bombe nucleari, la popolazione dell'orda zombie è diminuita drasticamente, anche se ha ancora orde necessarie per sostenere i fronti. Mentre gli europei avanzano lentamente, altre bombe nucleari vengono lanciate, rendendo le zone di guerra in terre inabitabili per i prossimi 100.000 anni. Per questo la Cina si prepara ad affrontare le zone colpite. Sotto ordine del segretario Hu Jintao, la Cina punta a preparare corpi specializzati per affrontare le orde di zombie, probabilmente mutate. In Francia, Sarkozy finisce sotto scandalo giudiziario e Ségolène Royal vince le elezioni, promettendo un programma di riforme e di cambiamento rispetto al suo predecessore. Nei mesi a venire, la Russia riesce a ristabilizzarsi e collegare di rifornimenti Asia ed Europa. Verso giugno 2008 è ormai impossibile un'avanzata zombie verso l'Ucraina dopo il grande vantaggio dell'umanità a nord. In Medio Oriente, Arabia e Cina ritornano scollegate e l'esercito del GDA non può ancora operare per riottenere il collegamento. Nel frattempo, un'altra bomba nucleare viene sganciata verso la Russia occupata. I caduti zombie si aggirano sui 51 milioni di caduti, mentre sono 30 milioni i caduti. I paesi più importanti che hanno contribuito alla guerra si aggirano verso il 1.000.000 di caduti. Il più colpito è la Cina con 3 milioni di caduti. Nonostante i numeri tragici, altre bombe vengono lanciate nella via. In Asia centrale le truppe del GDA arrivano verso il lago d'Aral, ma vengono subito fermati. Settimane dopo il GDA arriva al lago d'Aral e altre bombe vengono lanciate nelle zone verso Volgograd, ad un ritmo continuo di 3 bombe nucleari al giorno. La Cina circonda alcune orde di zombie verso l'Iran e l'offensiva in Asia centrale comincia, assieme alla difesa dei territori conquistati. Le offensive sono andate per il meglio, ma ciò inizia a diminuire con l'aumento del numero di orde zombie che stanno ritornando al fronte. La Russia sta puntando verso il Caucaso insieme alle truppe ucraine. Le orde zombie circondate vengono sterminate in poco tempo e le orde impiegate a difendere non hanno scelta che rimanere in difesa. La situazione per loro si complica. Agli inizi di ottobre, l'esercito russo arriva nelle montagne e in Iran le cose si complicano ancora di più.
Non solo i fallimenti alla controffensiva in Iraq e Turchia, il sempre più numeroso numero di bombe nucleari lanciate al giorno, ora anche i russi, puntano lentamente verso le zone della Georgia, Armenia ed Azerbaigian. Negli Stati Uniti, Barack Obama stravince, ciò causato dalla voglia dei cittadini statunitensi di un cambiamento radicale e la morte dell'orda zombie. Alcuni zombie si trovano sulle coste della Georgia, che potrebbero causare il ritorno dell'orda zombie nel Caucaso, e nasce una cooperazione tra i paesi nordici sugli aerei. Agli inizi di dicembre, l'esercito del GDA torna fuori controllo, le nuove avanzate verso l'Iran falliscono e la linea verso il Caucaso viene interrotto da un gigantesco numero di zombie. La bilancia del destino una volta va a favore dell'orda zombie ed un'altra volta a favore degli umani, come un ciclo senza fine. Molti paesi stanno puntando alla costruzione di missili, altri puntano alla produzione di forza aerea. Obama, come prima decisione, punta all'aumento delle strutture e di opportunità di lavoro da parte dei suoi cittadini. L'orda zombie si ritrova di nuovo verso la Crimea e la Turchia non riesce a sostenere il numero di zombie. Il cerchio che si ripete suscita scalpore nel mondo. Sa bene che l'orda zombie non riconquisterà mai i territori persi. Ma ha dubbi che la piaga zombie verrà estinta facilmente con questo ciclo. Anche se rimane fedele alle promesse fatte da Barack Obama, solo il tempo saprà cosa succederà.